San Bernardo e il grande amore per Maria. San Bernardo di Chiaravalle è stato un monaco cistercense, teologo, mistico e uno dei più influenti leader spirituali del suo tempo. È noto per la sua profonda spiritualità, il suo contributo alla riforma della Chiesa e per il suo ruolo nella fondazione e diffusione dell'ordine cistercense. Bernardo nacque nel 1090 a Fontaine-le-Dijon, in Borgogna, in una famiglia nobile. Fin da giovane mostrò una forte inclinazione per la vita spirituale. Nel 1112, all'età di 22 anni, decise di entrare nell'abbazia di Citeaux, un monastero cistercense che all'epoca stava cercando di tornare alla purezza e alla semplicità della regola di San Benedetto. Dopo pochi anni dalla sua entrata a Citeaux, Bernardo fu incaricato di fondare un nuovo monastero. Nel 1115 fondò l'abbazia di Clairvaux, in italiano, Chiaravalle, di cui divenne abate. Sotto la sua guida, Clairvaux divenne un centro spirituale e intellettuale di grande importanza, influenzando notevolmente la Chiesa e l'ordine cistercense. San Bernardo è noto anche per i suoi scritti teologici e spirituali. Questi testi riflettono la sua profonda devozione mistica e la sua visione dell'amore come forza centrale nella vita spirituale. San Bernardo di Chiaravalle aveva una relazione profondamente personale e spirituale con la Vergine Maria. La sua devozione era caratterizzata da un amore intenso e da una fiducia totale nella sua intercessione. Egli vedeva Maria non solo come la Madre di Dio, ma anche come una madre amorevole e protettiva per tutti i cristiani. Bernardo spesso si rivolgeva a Maria nelle sue preghiere e nei suoi scritti, esprimendo un affetto sincero e una venerazione profonda. Credeva fermamente che Maria fosse una guida sicura e un rifugio nei momenti di difficoltà. La sua relazione con la Vergine era così intima che spesso parlava di lei con un linguaggio poetico e appassionato, descrivendola come la stella del mare che guida i fedeli verso Cristo. San Bernardo di Chiaravalle viene considerato l'autore delle parole finali della preghiera Salve Regina, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. È anche noto per aver spesso recitato una preghiera mariana molto amata: Ricordati, o Madre Santa, che non si è mai sentito che qualcuno sia venuto a te senza ricevere il tuo aiuto. Quando San Bernardo predicava, la sua voce potente e carismatica suscitava grande emozione nella folla. Nel suo insegnamento, San Bernardo esortava a invocare Maria nei momenti di difficoltà. Se si è travolti dalle passioni o dai desideri che minacciano di far naufragare l'anima, suggeriva di alzare gli occhi con fede e chiedere l'intercessione di Maria. Quando il peso dei peccati rischia di far cadere nella disperazione, consigliava di rivolgersi a Maria, la stella del cielo, per ricevere conforto e guida sicura verso la salvezza. Sotto la sua guida, si può evitare di smarrirsi e raggiungere il porto celeste con sicurezza. La sua fiducia in Maria era tale che incoraggiava tutti i cristiani a rivolgersi a lei con fiducia, specialmente nei momenti di bisogno. La sua famosa esortazione in periculis, in angustiis, in rebus dubiis, Mariam cogita, Mariam invoca, che significa: nel pericolo, nelle angustie, nelle cose dubbie, pensa a Maria, invoca Maria, riflette questa profonda fiducia e amore. Una delle preghiere mariane più famose attribuite a San Bernardo è il Memorare, un'invocazione in cui si chiede l'intercessione della Vergine con fiducia nella sua misericordia. Anche se non tutti gli studiosi sono d'accordo sull'attribuzione diretta del testo a San Bernardo, la preghiera riflette in modo profondo la fiducia mariana che caratterizzava la sua spiritualità. Ricordati, o Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno abbia fatto ricorso alla tua protezione, implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo patrocinio, e sia stato abbandonato. San Bernardo morì il 20 agosto 1153. Fu canonizzato da Papa Alessandro III nel 1174 e proclamato dottore della Chiesa da Papa Pio VIII nel 1830. La sua eredità spirituale e intellettuale ha avuto un impatto duraturo sulla Chiesa e sulla spiritualità cristiana.